C'è un muro invisibile, invalicabile, che ci circonda da ogni lato. Non importa quanto veloci costruiamo le nostre astronavi, non importa quanto potenti diventino i nostri telescopi. C'è un confine fisico oltre il quale non potremo mai, e dico mai, guardare. Immagina di essere su una nave in mezzo a un oceano nero, infinito, senza stelle. La tua unica fonte di luce è una lanterna che illumina l'acqua per pochi chilometri. Oltre quel cerchio di luce, sai che l'oceano continua. Senti le onde che arrivano dal buio, ma non puoi vedere cosa c'è là fuori. Potrebbero esserci mostri, continenti o semplicemente il nulla eterno. Noi siamo su quella nave e la luce della nostra lanterna ha un limite preciso: 13,8 miliardi di anni. Benvenuti al confine della realtà. Per capire cosa c'è oltre, dobbiamo prima capire la nostra prigione. La chiamiamo universo osservabile. Sembra un termine tecnico, ma è la definizione della nostra solitudine. La luce viaggia a 300.000 km al secondo. È veloce, certo. Se accendi una torcia sulla Terra, il raggio fa il giro del pianeta 7 volte in un secondo. Ma l'universo non è grande come la Terra. L'universo è mostruosamente vasto. Su scala cosmica, la luce non è un fulmine, è una lumaca che striscia nel fango. La luce che parte dalle galassie più lontane ha impiegato miliardi di anni per raggiungerci. Quando guardi il cielo, non vedi lo spazio, vedi il tempo, vedi fantasmi del passato. Immagina ora una bolla gigantesca. Al centro ci sei tu. Il raggio di questa bolla è determinato da quanto lontano la luce ha potuto viaggiare dall'inizio dei tempi fino a oggi. Tutto ciò che è dentro la bolla è qui. Possiamo vederlo, misurarlo, forse un giorno toccarlo, ma il bordo della bolla non è fermo, si espande. Ogni secondo che passa, la luce di un nuovo pezzetto di universo entra nella nostra visuale. È come se l'orizzonte si allontanasse mentre camminiamo. Ma c'è un problema terrificante. Lo spazio tra noi e il bordo della bolla si sta stirando, si sta gonfiando e lo sta facendo a una velocità che sfida la logica umana. Qui la situazione diventa inquietante. Immagina di correre su un tapis roulant. Tu sei un raggio di luce che cerca di raggiungerci da una galassia lontana. Corri alla massima velocità possibile, ma il tappeto sotto i tuoi piedi, lo spazio stesso, scorre nella direzione opposta e scorre più veloce di te. Non importa quanto corri, ti allontani. Ci sono galassie in questo preciso istante che stanno oltrepassando una linea invisibile. Una volta superata, la loro luce non ci raggiungerà mai più. Stanno uscendo dalla nostra realtà per sempre. Stiamo perdendo pezzi di universo ogni singolo secondo. Si stanno spegnendo, uno a uno, inghiottiti dal buio dell'espansione. Potresti pensare, siamo fortunati a essere al centro di questa bolla, ma è un'illusione. Se ti spostassi su una galassia a 10 miliardi di anni luce da qui, vedresti un universo completamente diverso. Alcune delle nostre galassie sarebbero visibili, ma vedresti anche cose che per noi, qui sulla Terra, sono oltre il muro. Ogni punto dell'universo ha il suo orizzonte personale, la sua prigione di luce privata. È come una foresta nella nebbia. Ovunque tu vada, vedi solo gli alberi vicini, ma la foresta continua. E la domanda che ci tiene svegli la notte è: quanto continua? Finisce da qualche parte? O è un labirinto senza uscita? Proviamo a forzare il blocco. Immagina di avere una nave indistruttibile. Ignoriamo i limiti della fisica e viaggiamo verso il bordo, verso quel muro a 46,5 miliardi di anni luce. Cosa vediamo mentre ci avviciniamo? Non vediamo più stelle, non vediamo più galassie a spirale. Vediamo il passato. Le galassie diventano grumi informi, irregolari, violenti. Sono i mattoni dell'universo ancora bagnati di cemento.
Stiamo guardando l'infanzia del cosmo. Lo spazio diventa più denso, più caldo, più affollato. Non c'è il vuoto silenzioso che conosciamo. C'è un caos primordiale che ribolle. Ed eccoci arrivati. Dopo un viaggio inconcepibile, sbattiamo contro il vero muro. Non è un muro di mattoni, è un muro di fuoco. O meglio, di plasma. Circa 380.000 anni dopo il Big Bang, l'universo era così caldo che gli atomi non potevano esistere. Gli elettroni vagavano liberi, come una zuppa elettrica, e questa zuppa era opaca. La luce non poteva viaggiare. Rimbalzava come una pallina da ping pong in una stanza piena di fumo. Questo è il confine ultimo della nostra visione ottica. Non possiamo vedere cosa c'è dietro, perché non c'era luce libera di viaggiare. È come guardare la superficie del Sole. Oltre questo punto, l'universo è un segreto protetto dal calore. Ma questo muro non è silenzioso. Se puntiamo i nostri radiotelescopi verso questo confine, sentiamo un ronzio, un fruscio statico che arriva da ogni direzione, giorno e notte. È la radiazione cosmica di fondo. È l'urlo del Big Bang, stirato e raffreddato da 13 miliardi di anni di espansione. Quello che una volta era un fuoco accecante, oggi è un sussurro a microonde, a meno 270 gradi. Questa è la cosa più antica che potrai mai toccare. Una piccola percentuale della neve che vedevi sulle vecchie televisioni analogiche era proprio questo, l'eco della creazione che danzava sul tuo schermo. Guardiamo più da vicino questo muro di fondo. Non è liscio, è macchiato. Ci sono zone leggermente più calde e zone leggermente più fredde. Differenze minuscole, impercettibili. Ma queste macchie sono la ragione per cui esisti. Se quel muro fosse stato perfettamente liscio, l'universo oggi sarebbe una zuppa di gas noiosa e uniforme. Quelle macchie sono i semi della gravità. Le zone più dense hanno attirato più materia, diventando galassie, stelle, pianeti. Le zone vuote sono diventate gli abissi cosmici. Stai guardando la mappa genetica del cosmo. Ogni stella che vedi oggi è nata da una di quelle imperfezioni primordiali. E poi c'è il mistero. Nel 2004, analizzando questa mappa, gli astronomi hanno trovato qualcosa che non doveva esserci. Una macchia fredda, troppo grande, troppo fredda. Si chiama cold spot. È un buco nel tessuto della realtà che le nostre teorie faticano a spiegare. Alcuni dicono che sia solo un vuoto statistico, un caso. Ma c'è un'ipotesi più spaventosa. Un'ipotesi che ci fa tremare le gambe. E se quella macchia fosse un livido, il segno di un impatto? Immagina due bolle di sapone che si toccano. Se il nostro universo avesse urtato contro qualcos'altro, contro un altro universo, quello sarebbe il punto di contatto. Cosa c'è dietro il muro di fuoco? Cosa c'era un secondo prima che tutto iniziasse? La risposta classica è nulla, ma la fisica moderna suggerisce qualcosa di molto più strano. C'era un campo di energia, un potenziale latente, come una carica di dinamite infinita pronta a esplodere. Lo chiamiamo campo dell'inflazione. In una frazione di secondo così piccola che non ha nome, questo campo ha fatto qualcosa di impossibile. Non ha espanso l'universo, lo ha stirato. Ha preso un punto più piccolo di un atomo e lo ha reso grande come una galassia in meno di un battito di ciglia, più veloce della luce, molto più veloce. Immagina un impasto per il pane che lievita. Dentro l'impasto ci sono delle uvette. Le uvette sono le galassie. Mentre l'impasto si gonfia, le uvette si allontanano. Ma l'inflazione cosmica non è una lievitazione normale. È come se l'impasto continuasse a crescere all'infinito, raddoppiando di volume ogni istante. Il nostro intero universo visibile, tutto ciò che vedremo mai, è solo
una minuscola bolla intrappolata dentro questo impasto infinito che continua a crescere. Oltre il nostro orizzonte, l'inflazione potrebbe non essersi mai fermata. Potrebbe esserci spazio che si crea in continuazione, per sempre, separandoci da tutto il resto. Questa idea porta a una conclusione vertiginosa. Se l'inflazione è eterna e si ferma solo in certi punti, allora il nostro Big Bang non è stato l'unico. È stato solo uno scoppio locale. Immagina una pentola di acqua che bolle. Ogni bolla che si forma è un universo. Nella nostra bolla, l'inflazione si è fermata e l'energia si è trasformata in stelle e atomi. Ma altrove, nell'oceano cosmico, altre bolle si stanno formando proprio ora. Altri Big Bang, altre leggi della fisica. In una bolla vicina, la gravità potrebbe essere repulsiva. In un'altra, la luce potrebbe non esistere. Siamo in un arcipelago infinito di realtà. Se lo spazio è davvero infinito, c'è una conseguenza matematica inevitabile. Le particelle possono essere disposte solo in un numero finito di modi. È un numero gigantesco, ma finito. Se hai abbastanza spazio, prima o poi le combinazioni devono ripetersi. Significa che molto, molto lontano da qui, oltre miliardi di orizzonti, deve esistere una copia esatta di questa galassia, una copia esatta della Terra e una copia esatta di te. In questo momento, un altro tu sta ascoltando queste stesse parole, chiedendosi cosa c'è oltre. Non è fantascienza, è probabilità statistica su una tela infinita. Torniamo per un attimo dentro la nostra bolla. Anche qui c'è qualcosa che ci suggerisce l'esistenza di mostri invisibili. La nostra galassia, insieme a migliaia di altre, si sta muovendo. Stiamo scivolando attraverso lo spazio a 600 km al secondo. Qualcosa ci sta tirando. Qualcosa di enorme. Lo chiamiamo il grande attrattore. È una concentrazione di massa così grande che piega il flusso di milioni di galassie come un fiume che curva verso una cascata. Ma non riusciamo a vederlo bene perché è nascosto dietro la polvere della nostra stessa galassia. Stiamo cadendo verso un gigante che non possiamo guardare negli occhi. Cosa succederà in futuro? L'energia oscura sta accelerando l'espansione. Il muro della nostra prigione si stringerà, metaforicamente. Le galassie lontane accelereranno fino a superare la velocità della luce rispetto a noi. Spariranno. Tra miliardi di anni, se ci sarà ancora qualcuno sulla Terra a guardare il cielo, vedrà solo il buio. La Via Lattea sarà sola, un'isola di stelle in un oceano nero e vuoto. Gli astronomi del futuro penseranno di essere tutto ciò che esiste. Non sapranno mai del Big Bang, non sapranno mai dell'espansione. Le tracce del nostro passato verranno cancellate per sempre dal vuoto. Questo pensiero è terrificante, ma anche prezioso. Viviamo in un'epoca privilegiata. Siamo gli unici nella storia del tempo che possono vedere l'universo così com'è. Siamo nel momento esatto in cui la luce è ancora qui, ma l'espansione è già visibile. Siamo seduti in prima fila allo spettacolo più grande mai messo in scena, un attimo prima che il sipario cali per sempre. Forse non possiamo oltrepassare il muro dei 13 miliardi di anni. Forse non toccheremo mai il multiverso, ma possiamo calcolarlo, possiamo immaginarlo. La nostra mente può andare dove il nostro corpo non potrà mai arrivare. Quindi cosa c'è oltre? Probabilmente l'infinito, probabilmente il caos. Ma ricordati una cosa, tu sei fatto di atomi cucinati in quelle prime stelle. I tuoi occhi che guardano il buio sono fatti della stessa materia che compone le galassie lontane. Non sei un osservatore esterno che guarda l'universo attraverso un vetro. Tu sei l'universo. Sei un pezzo di cosmo che si è svegliato, ha aperto gli occhi
e hai iniziato a guardare se stesso. E finché continueremo a guardare, quel muro invisibile non sarà una prigione. Sarà solo la prossima frontiera da abbattere. L'orizzonte è vasto e il buio è profondo. Ma è proprio nel buio che brillano le domande più importanti. Continua a cercare, continua a dubitare e ricorda, la realtà è molto più strana di quanto possiamo immaginare. Io sono Renderium e questo è il nostro posto nell'infinito. Iscriviti per non perdere il prossimo viaggio oltre i confini della mente.